Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, Ariete, andiamo a vedere come sarà questo mese di giugno 2025. Vediamo quali sono le linee guida e i passi da seguire per realizzare il tuo capolavoro di vita in questo mese. Iniziamo con una bella croce celtica iniziale per vedere tutto quello che accadrà in questo mese, qual è la guida e poi alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita per te in questo mese, ok? Allora, partiamo, Ariete. Energia generale del mese, la guida, l'ostacolo o sfida principale, le radici della situazione, il passato recente, il futuro imminente, sviluppo successivo seconda metà del mese, il tuo atteggiamento, le influenze esterne, le speranze e i timori, mettiamo un po' di qua, possibile esito o tendenza finale. Allora, vediamo. Allora, iniziamo il nostro viaggio. Energia generale del mese, la guida. Il 3 di denari. Quindi qua abbiamo un'energia generale che è la tua guida in questo mese, della voglia di necessità di collaborare. Collaborare, creare delle strutture, creare dei piani insieme a delle altre persone, potrebbe essere sul progetto lavorativo, sul lavoro, collaborare. Quindi l'energia generale del mese, la guida, ciò che guiderà la stessa è la necessità di collaborare, collaborazione con altri. Vediamo qual è l'ostacolo o la sfida principale. La regina di denari è l'ostacolo, un po' di pazienza. Qua ti chiedono un po' di pazienza, ci può essere un capo femminile che può essere l'ostacolo, può mettere alla prova la tua capacità, oppure un'altra persona che ha un'altra ditta o lavora insieme a te. Ti chiedono un po' di pazienza. L'ostacolo, la sfida principale è la pazienza, può essere anche la famiglia o possono essere anche delle tue responsabilità familiari o delle tue responsabilità. Vediamo qual è la radice della situazione in questo mese. La stella, sei animata da una grossa fede nella realizzazione di questi progetti o di queste collaborazioni. Sei animata da una grossa fede. Vediamo un po' il passato recente. Il Papa, qua mi dice che hai preso delle decisioni importanti che stanno influenzando il tuo presente e il tuo futuro. Il Papa mi parla anche di personaggi, di una persona o di qualcuno che ha delle responsabilità, di qualcuno che nel mese precedente, magari può essere stato, o nei mesi precedenti, può essere stato maggio, aprile, hai preso delle responsabilità, ti stai andando avanti secondo le tue credenze, quello che credi sia giusto. Ok. Vediamo cosa succede nel futuro imminente, quindi in questo mese di giugno 2025. Paggio di coppe. Il paggio di coppe in questo mese mi parla di una... puoi essere tu che ti dai in modo più armonioso alle cose. Ti vedo, o può essere anche qualcuno che arriva, può essere un amico, una persona amabile nei tuoi confronti, quello che arriva è un'energia di amorevole nei tuoi confronti. Puoi essere anche tu che ti approcci in modo più amorevole alle situazioni con un po' più di pazienza. Può essere può essere un figlio, può essere un amico, una persona di interesse, può essere un amore, il paggio di coppe. Fatto sta che come futuro imminente questa carta mi sta parlando di un'apertura emozionale nella tua vita in questo mese, ok? Vediamo cosa succede, lo sviluppo successivo dalla seconda metà. Ti vedo prendere delle decisioni, avere un po'... Qua c'è le due di bastoni, mi dice ti vedo prendere delle decisioni, dover prendere delle decisioni, o dover scegliere una via, no? Qua c'è una donna che
e non sa che borsa scegliere, questa o questa, no? Ti vedo pensare nel prendere delle decisioni nel mese di giugno. Sì, pensare di prendere delle decisioni. Vediamo qual è il tuo atteggiamento o qual è il tuo approccio. 10 di denari. Io vedo qua che tu vuoi piena stabilità, famiglia, realizzazione personale. Vuoi costruire in modo solido? Mm? Vediamo che cosa, quali sono le influenze esterne in questo mese. C'è un re di bastoni qui. Qua c'è una persona, nelle influenze esterne c'è una persona che ti... Può essere sia una persona oppure il tuo stesso atteggiamento che nei confronti della vita, nelle influenze esterne, perché un re di bastoni puoi essere tu o comunque c'è un'energia di fuoco, ti vedo determinata o determinato a prendere queste decisioni qui, senza farti mettere nessun bastone tra le ruote, sei in questo mese animata da una grossa fede, speranze. Non mi piace la parola speranza, però c'è una grossa fede nell'andare incontro alla realizzazione di quello che vuoi. Sì, può essere anche che tu voglia realizzare una stabilità con qualcuno, una famiglia, e vedo dall'altra parte una persona che si anima per questo anche nei tuoi confronti. Può essere una persona che diventa più un corteggiamento che può diventare qualcosa di più maturo, perché l'influenza esterna è una persona più matura rispetto al paggio. Per alcuni di voi stanno decidendo se diventare mamme o papà oppure no. Cioè se prendere questa... Voi volete, per alcuni di voi, una piena stabilità anche familiare o anche allargare il giro della vostra relazione con qualcuno, cioè presentarlo in casa. E qua c'è una voglia anche dall'altra parte, per alcuni di voi, eh. Mm. Però credo che più che altro vi domandiate se siete pronte o pronti a prendervi anche la responsabilità di questa, di mamme, di gestione della famiglia. Mi spiego, questo può essere. Oppure ci può essere una mamma al blocco. Però vi vedo determinate, determinati. Vediamo un po' le speranze o timori in questo mese. 7 di bastoni, avete la voglia di superare gli ostacoli che si frapporranno tra voi e il raggiungimento dei vostri obiettivi. Allo stesso tempo avete paura di non riuscirli a superare. Questo è, però siete animate da una grossa fede. Vediamo qual è l'esito possibile o la tendenza finale del mese. Sì, paggio di denari mi parla che ci sono degli avanzamenti, comunicazioni e riuscite negli ambiti pratici della vostra vita. Quindi qua mi stanno dicendo essenzialmente è un mese molto buono per te. È un mese molto buono anche perché qua vedo che verranno prese delle decisioni importanti per quanto riguarda il settore pratico, lavorativo. Sì. Vediamo un po'. C'è la tua fede che anima le circostanze esterne. Vediamo un po' sui chiarimenti sulla croce celtica. Sul 3 di denari, paggio di bastoni, ti vedo molto motivata o motivato nel creare collaborazioni, nel lavorare insieme a delle persone. Possono arrivare comunicazioni in quest'ambito, vedo che c'è cooperazione per te. Vediamo la sfida o blocco, regina di denari. Infatti c'è il blocco nel senso qua c'è un carro, il carro mi parla di viaggi, di spostamenti, di situazioni che non avanzano o non stanno avanzando, ci sono difficoltà, delle situazioni che possono avanzare o meno rispetto o a una figura femminile o al tuo ruolo di prenderti delle responsabilità a livello familiare o maggiori responsabilità sul lavoro. Oppure era la tua sicurezza economica che non avanzava. Io qua vedo invece che ci sono comunicazioni per quanto riguarda sicurezza economica o entrate di notizie di lavoro, va bene?
Vediamo un po' la stella. Cinque di bastoni. Hai fede nella risoluzione di dinamiche tue interne per quanto riguarda la realizzazione dei tuoi obiettivi. Dinamiche interne, vedo un po' di... può esserci tensione riguardante a quello che ti ho descritto prima. Per il raggiungimento, vedi, 9 di coppe, degli obiettivi tuoi personali, no? Un po' di tensioni interne, un po' di magari anche la voglia di risolvere tensioni con altre persone, avere fede nella risoluzione per la buona riuscita. Vediamo un po' il passato, il Papa, l'imperatore. Diciamo che qua nel passato ti lascia indietro un po' di rigidità e anche delle figure che ti hanno potuto dare un po' di rigidità nel passato. E hai fatto delle decisioni importanti nel recente passato, di seguire solo quello in cui tu credi, in cui hai fede. Sì. Vediamo il paggio di coppe al positivo. Al positivo, scusami. Il paggio di coppe nel futuro imminente. Il matto. Io vedo che tu ti apri, sei molto motivato in questo mese. Sì, è possibile che ci sia un nuovo amore per te qua, oppure mi stanno parlando anche di un'apertura emozionale, di qualcosa che ti entusiasma. È molto entusiasmante per te questo mese, ecco, anche è sfidante. Vediamo il seconda parte del mese, 2 di bastoni, paggio di denari. Dovrei prendere, qua ci sono delle comunicazioni che arrivano sul profilo pratico, può essere lavorativo sul profilo pratico, comunicazioni e proposte, perché il paggio di denari ha anche proposte, no? Possono essere delle proposte che stai vagliando, prendo questo o faccio quest'altro, possono essere due tipi di proposte, ok? Vediamo il 10 di denari, il tuo atteggiamento, il tuo stato, 10 denari. Beh, ci possono essere degli ostacoli, 7 di bastoni riguardanti da superare, riguardanti quello che vuoi per la piena stabilità, per la piena riuscita, oppure degli ostacoli riguardanti vuoi combattere per quanto riguarda il raggiungimento del tuo obiettivo che riguarda la vita pratica, che può essere una relazione o può essere, ti vedo combattente, combattiva o combattivo rispetto a quello che riguarda la tua, eh, quello che per te è stabilità. Sì, far fronte anche a situazioni un po' particolari con altre persone, ti vedo combattente. Vediamo questo re di bastoni, influenze esterne. Qua c'è una bellissima, l'angelo della temperanza mi parla che dall'esterno ci sono situazioni che si pacificano, comunicazioni belle, comunicazioni che mi parlano di riportare le acque tranquille, una persona che ti parla in modo tranquillo, sei tu che parli in modo pacifico con gli altri, cercando anche di portare equilibrio nel tuo intorno. Il 7 di bastoni. Vedi, 3 di denari mi sta parlando delle tue speranze, delle tue paure, che ci possono essere delle difficoltà, la tua paura a non riuscire a risolverle. Nell'ambito, secondo me, pratico, lavorativo, quello che riguarda la vita pratica e la materia. C'è, come per dire, c'è un po' la paura di non riuscire a mettersi d'accordo tra le parti, paura di non realizzare alcuni intenti sulla vita pratica o di non realizzare un progetto lavorativo. Però io vedo che sei animato da una grossa fede in te e quindi mi dicono che riuscirai a fare le scelte giuste. Sì. Vediamo il paggio di denari, energia finale, esito. Assolutamente sì. Il sole mi parla di tanta allegria, tanta felicità per delle comunicazioni e delle proposte che arrivano e molta gioia rispetto a queste comunicazioni e proposte che arrivano. Ok? Ok, una buona stesa, ragazze mie e ragazzi. Voglio vedere adesso sull'aspetto amoroso, sentimentale,
con queste carte qui, tenendo fede a quello che è uscito. Allora, sull'aspetto amoroso, sentimentale, allora per adesso abbiamo i segni con i quali ti puoi interfacciare: Ariete come te, Leone, Sagittario, Cancro. Questi segni sono i segni più marcati, ovviamente, e l'Acquario e Toro. Segni più marcati sono questi, ma ovviamente io te li do per darti un'indicazione in più, ok? Sull'amore, Ariete, c'è un amore clandestino. Amore clandestino significa che magari potete vedervi quando potete vedervi, oppure qua c'è qualcuno che ti sorprende, c'è la magia, il mistero di un amore vissuto anche a fior di pelle. La vedo anche così. Vediamo un po' cosa ci raccontano su questo amore a fior di pelle, ce lo mettiamo qua. Allora, vediamo. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi nell'amore? Giugno 2025, Ariete. L'imperatrice c'è, là là. 5 di spade. Paggio di bastoni. Io qua sai cosa sto vedendo? Che qua una persona è molto 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 interessata a te, nell'avere tanto sviluppo con te. Però ci può essere un po' di tensione, perché è come se tu ti percepisse questa persona tanto. Però vedo c'è questa persona che ha molto interesse nei tuoi confronti, o a te piace moltissimo qualcuno. Però sappi, ti devo dire una cosa, che qua ti confronti con una persona che ti fa mettere in luce un po' di tensioni tue interne nel non essere all'altezza. Sei tu che sei molto di più invece di quello che potresti pensare di essere. Sì, c'è un po' di tensione legata anche nel tuo sentirti bella o bello, però lo sei, eh? Ok. Qual è l'energia della persona che ti viene incontro, quindi in questo mese? Cavallo di denari, il sole, il 9 di denari. Sai perché puoi avere un po' di tensione con la persona che ti viene incontro in questo mese? Perché è una persona che è molto concentrata nel raggiungimento di alcuni obiettivi personali e lavorativi e realizzazione di sé. Però piace moltissimo a questa persona. E vedo questa persona che probabilmente ti palesa molta amicizia e anche passione, però al tempo stesso è come se la percepissi un po' più distaccata da te, perché ha tutti questi denari, con nuovi denari, un'energia più autonoma, come se si proponesse prima il raggiungimento di obiettivi personali o riconoscimenti personali, mi spiego? Vediamo alla fine cosa succede in amore per te. Re di spade, asso di denari, il giudizio. Qua mi dice che questa persona prenderà una decisione molto forte nei tuoi confronti. C'è un nuovo inizio per te, eh? Guarda, gli amanti. Una persona determinata a combattere per avere un'opportunità importante. Il giudizio mi parla di situazioni che devono essere risolte, situazioni del passato. Può anche essere una persona che conosci bene del tuo passato, che arriva all'improvviso, a te ti mette un po' di tensione, però ti inorgoglisce il fatto che è una persona a cui piace moltissimo. Però il giudizio mi parla di decisioni che vengono prese, importanti, che erano lì in attesa di essere prese per concretizzare qualcosa. Vediamo il giudizio in amore. Assolutamente, qua abbiamo un 3 di coppe che mi parla di felicità che vedo nella tua vita amorosa e sentimentale. Anche prendere una decisione per stare insieme in modo concreto. Sì, se sei singolo io qua vedo un amore degno di nota. Può essere una persona che all'inizio percepisce un po' più, non percepisce un'energia amorosa per i motivi suddetti, però qua ci sono delle buone basi, da un amore clandestino oppure da un amore un po' più
che si percepisce un po' più in ombra, qua vedo qualcosa che ha delle ottime possibilità di fiorire. Energia positiva in amore per te in questo mese. 8 di denari, energia positiva, qua c'è una persona che si impegnerà a far funzionare il rapporto. Cavallo di bastoni, assolutamente sì. Energia negativa in amore. Il 6 di coppe, un po' il passato può influenzare, non so se da parte tua o da parte di questa persona. Il passato è inteso come eventi negativi successi nella tua vita passata amorosa, nella vita di questa persona, in ambedue, però vedo che qua si vogliono far funzionare le cose, ok? Vediamo adesso nella profondità i miei potenti oracoli, lui e lei, cosa ci raccontano rispetto a questa persona. Per tutte le ragazze nuove e ragazzi nuovi, i miei oracoli li potete trovare sotto all'info box in descrizione. E quindi uscimmo a rivedere le stelle. Qua mi parla del fatto che si risolve l'amore, no? Quando guardi le stelle dopo un temporale, c'è quella sensazione di quindi uscimmo a rivedere le stelle. È una bellissima, un bellissimo messaggio di apertura emozionale. Cos'altro? Ti prego, non pensare male di me, se l'ho fatto c'è un motivo. C'è qualcosa che questa persona può fare in questo mese o può aver fatto che ti potrebbe far pensare male. Però io ti dico una cosa, l'energia di questa persona è un'energia molto autonoma di realizzazione di sé, di realizzazione personale. E ti dico anche che per essere alla tua altezza, che tu sia uomo o donna, non importa, ti attribuisco qua l'imperatrice. Un paggio di bastoni fa un po' di fatica a essere all'altezza di un'imperatrice. Quindi qualsiasi cosa può aver fatto, può fare questa persona è per realizzare una sua autonomia per essere alla tua altezza. Questo mi raccontano, ok? Cos'altro? Accanto a me c'eri soltanto tu, ricordo solo questo. Questa è una persona che vede solo te accanto a sé. Vede solo te accanto a sé. Se puoi avere dei dubbi o se hai dei dubbi, è questo, vede solo te accanto a sé. Ok? Qua abbiamo anche i segni dell'acquario, te l'ho già detto prima, gemelli, bilancia, toro e vergine. Sì. Adesso, ragazzi miei ragazzi, vi ho detto un po' il quadro di questo mese. Vediamo adesso per il raggiungimento dei tuoi obiettivi, soprattutto per quanto riguarda l'energia del mese, la guida che era, fammela rivedere, il 3 di denari, no? Cioè le collaborazioni su più ambiti, la voglia di lavorare insieme, di collaborare, di costruire strutture solide negli ambiti descritti. Vediamo cosa ti raccontano le carte del drago immaginale. Allora, questo è il rituale della buona riuscita per realizzare tutti i tuoi obiettivi. Sono rituali, pratiche fondamentali per coinvolgere il corpo, la consapevolezza e sciogliere paure, resistenze e attaccamenti. Vediamo. L'inatteso, devi essere pronto a tutto qui. L'inatteso ci picchia. Vediamo, ti leggo subito la carta. L'inatteso, numero 10. E dice: la paura del cambiamento ti può impedire di crescere. Puoi scoprirti intento a far accadere le stesse situazioni che hai vissuto nell'infanzia per una resistenza inconscia al cambiamento. Altre volte puoi ritrovarti a ripetere situazioni che sono state già vissute dai tuoi avi, dai tuoi antenati, per una sorta di obbligo d'amore inconscio. Gli eventi sono enti, entità, spiriti, dei, numi, dee, antenati. Essi possono essere evocati dalla nostra mente, dalle sue resistenze e paure, oppure dal nostro daimon, il nostro spirito guida o angelo custode. Per aprirci alle immagini, alle idee, all'energia del daimon, che è il tuo spirito guida amante mistico, al suo potere immaginativo ed evocativo, devi essere pronto con un alto quoziente di disponibilità. Essere aperto, libero, duttile, fiducioso e non attaccato al passato. Abbiamo visto che c'è col 6 di coppe qua nell'amore, un attaccamento al passato, ai ricordi del passato, situazioni negative del passato, no? Ecco, ti sta dicendo la carta di imparare a staccarti dalle emozioni del passato pacificandole. Adesso ti leggo come. Vabbè, molti di voi lo sapete, vi dico sempre di vedere Magia Pratica 11, la prima parte dove spiego bene come pacificare
gli spiriti perturbati, che sono gli eventi che ti capitano sempre le stesse cose, ecco significa che c'è uno spirito perturbato nella tua genia, che deve essere pacificato proprio come ti spiego nel video Magia Pratica 11 con la formula pentacolare, semplicissima, efficacissima e immediatissima. In presenza di questa carta devi aprirti all'inatteso, a tutto ciò che la tua mente non si aspetta e non può figurarsi, e tu stesso dovresti cercare di agire in modi nuovi, insoliti, di invitare nella tua mente idee e pensieri che non hai mai pensato prima. Adesso ti leggo come fare, oltre alla formula pentacolare, e questo sarà per te la riuscita di questo mese, ok? Ogni giorno fai qualcosa che sorprenda la tua mente. Per esempio, regalati una bicicletta, vendi il televisore, lasciati crescere la barba se sei un uomo, esci quando piove senza ombrello, fermati ad ascoltare il vento quando vai di fretta, cambia l'orario in cui vai a dormire, cambiati il nome, spegni il telefono, scrivi a qualcuno che non vedi da anni, vestiti di un colore che non hai mai indossato, cucina un cibo che non hai mai mangiato, mischiando i sapori in modo del tutto nuovo, chiama qualcuno che non senti da tempo e che non avevi alcuna intenzione di sentire, fai una strada insolita per recarti al lavoro, di ai tuoi colleghi qualcosa che non si aspettano, sorprendi te stesso. Allora, ragazzi miei ragazzi, bellissimo questo gioco rituale. Se hai un'agendina o se no prenditela prima di questo mese di giugno, scrivi un'agendina piccolissima, sai, la vendono tutte le parti, piccolina, 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 sai quelle piccoline così pure, piccoline, per scrivere semplicemente ogni giorno cosa hai fatto di diverso, che ha sorpreso te stessa o te stesso. Questo sarà il gioco rituale per te in questo mese, per la realizzazione di tutti gli obiettivi. Ok. Allora ti dice, quando ti vedi intento a sorprenderti, pronuncia dentro di te, gridando mentalmente con entusiasmo il mantra Emao, eccolo qua, Emao, sorprenditi, Emao. Questo mantra, questa parola molto magica significa meraviglia in tibetano. Era il mantra usato da una yogini, monaca buddista e sciamana che visse nel 1100. Si chiamava Machin Labron. Machin Labron, ok? L'animale che ti può aiutare in questo rituale è il lupo. Visualizza il tuo spirito animale sotto forma di lupo nel punto mistico che è 2 dita sopra la testa e 2 dita più avanti rispetto alla fronte, praticamente nel terzo occhio, di fronte al terzo occhio. Da lì dove si trova il tuo lupo sarà in grado di divorare i pensieri disturbanti che si manifestano resistenza al cambiamento prima ancora che possano acquisire un potere di convincimento. Quindi ragazzi miei ragazzi, visualizzate il lupo quando state pensando che cosa fare di diverso in questo mese, ok? Scrivetevi, annotatevi, fate questo gioco magnifico, meraviglioso e sapete che ogni cosa di diverso che fate, esprimendo poi Emao Meraviglia, si realizzeranno tutti quegli obiettivi che nel tuo subconscio stanno lavorando affinché tu realizzi te stessa, quella stella che abbiamo visto qui sotto, ok? Quindi ragazze mie e ragazzi, detto questo concludo qui, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, che tutto in te sia gioia perché questo è la tua meta. Noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!